Innanzitutto è un vero piacere per noi averla nel blog Diario di Pensieri Persi. Cominciamo subito con la prima domanda. Dalle note autobiografiche abbiamo letto che è laureato in archeologia ad Harvard, ha conseguito un dottorato in medicina, presidente e amministratore delegato di una società di biotecnologie, in più produttore, sceneggiatore e scrittore. Tutte queste esperienze come hanno contribuito ad arricchire la sua vita, il lato umano e il lato come scrittore? First of all, it is a real pleasure for us to have you on our blog, Diario di Persi. And so my first question is, by reading your biography, we learned that you have a degree in archaeology at Harvard, you are a doctor, and you are the chairman and CEO of a biotechnology company, you are a playwright and now a writer. To what extent these experiences influence your work? You know, it's almost impossible for me to understand how a very young writer without a lot of life experiences can write a book that means a lot to people who aren't also just in a similar position, also very young. Because it's and when they do that, I'm always very impressed, because for me the most important thing is being able to draw from different life experiences, different professional experiences, different creative experiences, to make my stories, to get ideas for my stories, and then to make my stories more rich and more realistic. So for me, I have multiple wells to draw from, which makes it easier. But I couldn't have done it, written these kind of books when I was younger. Per me è molto difficile capire come un giovane autore senza molte esperienze nella sua vita possa scrivere un libro che poi possa essere significativo e possa parlare ad altre persone. Anche se devo dire che sono molto sorpreso e ammiro molto i giovani che riescono a scrivere un libro pur essendo giovani, per l'appunto. Per me invece le esperienze che ho avuto professionali, creative nella mia vita sono state determinanti per la mia carriera di scrittore, perché è da queste esperienze che traggo le mie idee per i libri e che arricchisco le mie storie. Sono come dei pozzi dai quali io attingo continuamente, quindi sicuramente non avrei potuto scrivere i miei libri quando ero giovane. La Biblioteca dei Morti e il Libro delle Anime trattano l'argomento del destino già scritto. Lei condivide questa teoria o è solo un'ottima trama? The Book of Souls and Library of the Dead are about predestination. Do you really believe in it, or is it just a narrative device? When I was young, when I was a boy, I first learned about the concept of predestination. For some reason, I absolutely did believe it, and I'm not even sure why, because it doesn't really fit into any religious pattern in my family or anything like that. But it seemed in many ways comforting that whatever happened in your life, it wasn't necessarily going to influence your ultimate fate. I think I outgrew the concept. It stuck with me, but absolutely became a literary device as an impetus for the story.
Ma quando ero ragazzo credevo nella predestinazione, non saprei dire il perché non c'erano particolari ragioni religiose nella mia famiglia per cui io credessi nella predestinazione. Credo che all'epoca fosse un consolatorio per me sapere che qualsiasi cosa accade nella vita in realtà non ha nessun influsso sul destino che è già stato scritto per noi. Crescendo poi ho superato questa convinzione, però è rimasto comunque questa idea in me e mi ha permesso poi di trovare l'idea per scrivere un libro. Nei primi 2 libri vengono introdotti molti luoghi e personaggi piuttosto interessanti, tipo come luoghi l'Area 51, che è conosciuta ovviamente per la storia degli UFO, degli avvistamenti di UFO, eccetera. Mentre personaggi quali Shakespeare, Calvino, Winston Churchill, il presidente Truman, come riesce a unire tutti questi elementi? Trova il fatto che lei è un archeologo, trova fondamento in questo? In your two first books, you introduce a number of places and characters, the famous Area 51 and... So look, I'm fascinated by history, and what I like about inserting real historical figures into my books is trying to make them work within the plot in a way that perhaps simulates the way they really would have reacted in a particular circumstance. And the further you go back into history, the sparser, the more limited the historical record is. So it gives you a lot of opportunities to use what's known about a real person, but layer on fictional elements that work within the story. And people like to identify people that they know. It's always fun to read about historical figures recast in a new light. Io sono affascinato dalla storia e mi piace inserire personaggi storici che sono veramente vissuti all'interno dei miei libri, nelle mie trame, e mi piace inventare il modo in cui magari avrebbero reagito in una particolare situazione. E poi più andiamo indietro nella storia e meno documenti storici abbiamo a disposizione che ci raccontano veramente quello che è successo, quindi più spazio abbiamo per l'invenzione, per la finzione. Mi piace quindi descrivere i personaggi in questo modo e ai lettori piace identificarsi in queste figure storiche che loro conoscono bene. Confermo. Yes, I agree that we like to identify with known characters. Allora, nei primi 2 libri ci sono Will Piper e Nancy come protagonisti. Nel terzo libro invece c'è Luke e Sarah. Dobbiamo dire addio a Will e Nancy? So the main characters of the first 2 books were Will Piper and Nancy, and then Luke and Sarah. Do we have to say farewell to Will Piper and Nancy? No. No, probably not. I think there will probably be a third book with Will Piper, and recently I've had an idea about how to make this kind of a book work, and I might write it starting on the train ride to Rome today. No, forse non dobbiamo proprio dirgli addio, perché mi è venuta un'idea recentemente sul terzo libro che ha come protagonista Will Piper, quindi magari comincerò a scriverlo e magari proprio stasera andando a Roma sul treno. Good man.
Do you think there should be another book with Luke and Sarah? Pensi che dovrebbe esserci anche il seguito con Luke e Sara? Io personalmente ho preferito di più Will e Nancy come personaggi. Non mi dispiacciono, cioè sono belli anche loro, però non so, Will è il primo amore, first love. So you don't like the French? Quindi i francesi non ti piacciono? No, you can say I'm French. You can say that. I'm I sorry. asked, I didn't say it. She French. We'll see what Oops. the French think about the book. Maybe they won't like it so much. No, we like. Think? We like. Okay, Yeah. we'll Come avviene la scelta delle ambientazioni? Perché i primi due libri comunque si svolgevano in posti tipo l'isola di Vectis, mentre il terzo libro si svolge in un altro paesino, adesso devo stare attenta alla pronuncia, Rouen, che è francese. Ouac, che è francese. Come avviene la scelta appunto di questi posti che non sono poi così famosi? How do you choose your settings? Baptist, Abbey, and then Luak. Well, Vectis is, of course, the real Isle of Wight, and I chose that because it was I thought it was a little bit special having something, you know, on an island but not so far away from England. It's part of the country but separate at the same time. And the Abbey of Vectis is based on a real abbey, which is on the Isle of Wight, called Quar Abbey, Quarr. Now, Ruach is completely fictional because I didn't want, you know, a little village, you know, in the Dordogne hating me. But it's based on the type of villages that are very common in the Perigord. Small, insular, inbred communities that are very suspicious of the rest of the world and would prefer that tourists went around the village rather than through the village. Per Vectis mi sono ispirato a un luogo che esiste veramente, l'isola di Wight, e mi piaceva perché pur essendo un'isola non era troppo lontano dal Regno Unito, quindi mi piaceva questa ambientazione. Invece, e poi a Vectis è un'abbazia che esiste realmente, l'abbazia di Quar, e invece Ruach l'ho inventato completamente, non esiste. E comunque ho voluto inventare questo piccolo paesino che è un po' tipico della zona del Perigord in Francia, questi paesini un po' chiusi dove la gente non ama molto i turisti, è abbastanza scontrosa, e quindi ecco, mi sono ispirata a questi paesini, spero che non me ne voglia dal francese. No. L'ultima domanda è la più interessante. Allora, sia nei primi due libri che nel terzo troviamo questi uomini molto affascinanti, quindi Will da una parte e Luke nell'ultimo, che però sono un po' abbastanza birichini con le donne, nel senso sono un po' dei donnaioli. Quanto c'è di Glenn Cooper in questi due personaggi? Be careful. To what extent do Will Piper and Luke Seabar mirror yourself? They are both womanizers. Well, you know, maybe first let me start by saying that I've been married for 36 years, so I have a long history of
of stability in relationships, but maybe it represents, you know, an alter ego to a certain extent. But you probably need to talk to my psychiatrist to figure that out. But first I'll have to get a psychiatrist.